Okay, so welcome to our third mindfulness practice together on the sensory motor psychotherapy principles. Benvenuti alla nostra pratica, alla nostra terza pratica di mindfulness insieme sui principi della sensory motor. And so the third principle is called unity. Il terzo principio è quello che chiamiamo dell'unità, principio di unità. And these principles are from Ron Kurtz, who was the teacher of Pat Ogden and myself. Questi principi li ha scritti o li ha messi insieme Ron Kurtz, che è l'insegnante sia mio che di Pat. Okay. So we began, our first mindfulness practice was on mindfulness. The second one was on mind, body, spirit, holism. Avevamo fatto, la prima pratica era sulla mindfulness, la seconda pratica che abbiamo fatto era sull'olismo mente, corpo e spirito. And so now we're going to this third principle called unity. E oggi andremo ad esplorare il terzo principio che è chiamato di unità. And you could think of unity as like an advanced version of mindfulness. E potremmo considerare il principio di unità come una versione avanzata della mindfulness. Because now you're extending mindfulness beyond just yourself to being in relationship with another person. Perché adesso andrei a studiare la mindfulness, ma in relazione con un'altra persona. And so this is our first one where we're doing the principle about the relationship. Quindi questo è il primo principio in cui subentra il principio anche di relazione. And you could think of some more modern terminology about the experience of unity with another person. Potremmo usare anche una terminologia più moderna rispetto al principio di unità fra persone. And another way to talk about this is the intersubjective field. Che è chiamarlo il campo intersoggettivo. Or the experience of attunement, empathy, or compassion. Oppure chiamarla l'esperienza di sintonia, di essere in sintonia con un altro o di compassione, di empatia. And all of these experiences and terminology refer to something that we'll also call state sharing. E tutti questi termini si riferiscono a qualcosa che noi chiamiamo anche la condivisione di stato. And that's where we're actually sharing an experience or tasting the emotional and physical and spiritual experience of another person in our own neurology. Questo è quando condividiamo l'esperienza di un'altra persona all'interno della nostra esperienza, le sue emozioni, le sue sensazioni. And this is an extremely important experience to have in terms of attachment theory. E questa è un'esperienza estremamente importante da avere quando si parla di attaccamento. So in attachment theory, the theory is that the child cannot process and regulate their own emotional experience. Secondo la teoria di attaccamento, il bambino piccolo non è ancora capace di elaborare e di modulare e gestire la sua esperienza personale, emotiva. So when this happens, that means that for instance, what they found is the concept of mirror neurons, that when the child has an emotion, a certain neural pattern fires in the child's brain. E quello che accade è che quando il bambino prova un'emozione, una serie o dei sentieri neuronali si accendono nel suo cervello e include anche il concetto di neuroni specchio. And then that same neural pattern fires in the brain of the caregiver. E ecco, appunto a causa dei neuroni a specchio, gli stessi sentieri neuronali vanno ad accendersi nella figura di accudimento. And this allows the caregiver or the mother to taste or experience what the child is experiencing in their body. E questo permette alla madre o alla persona che accudisce di assaporare, di avere un assaggio dell'esperienza dell'altra persona. No one knows exactly how this happens.
e nessuno sa esattamente come accade questo. There's kind of a mystery to it. Ha un po' di mistero intorno a But this questo. state sharing between the caregiver and the child allows the parent to co-process the emotion with the child. Ma questa condivisione di stato tra genitore e bambino permette al genitore di coelaborare l'esperienza insieme al suo bambino. Okay, so this experience of unity with the child is carried on in all the other relationships we have in our life. E poi questa esperienza di unità tra genitore e figlio viene poi trasportata attraverso tutte le altre relazioni che abbiamo più avanti nella vita. So if the child experiences state sharing with a parent, then they can have that with their friends, with their future relationships, with their future partner if they have one. Quindi se un bambino ha avuto questa esperienza di condivisione di stato con un genitore o la figura di accudimento, poi questo lo renderà capace di avere questo stesso tipo di esperienza con i suoi amici, con le sue relazioni e con i suoi compagni. And this allows us as attachment creatures at any age to co-process an emotion with another person. E questo ci permette a qualsiasi età di poter coelaborare un'esperienza insieme ad un'altra persona, Through state sharing. attraverso la capacità di condivisione di stato. So this is one of the essential kind of constituents of our humanity, is our ability to co-process emotions in relationship. E questa è una delle cose basilari, una delle costituenti basilari della nostra umanità, è questa capacità di condividere e di coprocessare, corregolare delle esperienze. Okay, so we'll begin our mindfulness practice on this third principle, and we're going to do this by comparing two ways of being in relationship. E quindi adesso andremo ad iniziare la nostra esperienza di mindfulness per studiare l'unità e lo faremo andando a studiare due tipi diversi di relazione. Two ways of exploring the principle of unity. E quindi sono due modi per esplorare il principio di unità. Hard focus, where we're really studying a person like a scientist. E quindi studieremo il focus duro, attento, quando veramente studiamo qualcuno da vicino, Like we're studying a specimen, come quando stiamo studiando delle specie. and soft focus, we're really just taking in their whole energy and emotion. E poi guarderemo il focus morbido, quando prendiamo su emozioni. Okay, so let's close our eyes and Quindi, let's just do a little bit of breathing and noticing our breath and get into mindfulness. quindi possiamo chiudere gli occhi e iniziare per alcuni momenti a notare il nostro respiro ed entrare piano piano in mindfulness. Remembering in our last meditation, we explored the connection between mindfulness of thoughts, emotions, and the body. L'altra volta, se vi ricordate, abbiamo studiato la mindfulness, la differenza tra la mindfulness dei nostri pensieri, delle emozioni e del corpo. So feel the speed and quality of your thoughts. Quindi anche questa volta nota la velocità, il ritmo e la qualità dei tuoi pensieri. Place your hand on your body and bring your attention down to the level of emotions. E poi usa le mani per portarti nel corpo al livello delle tue emozioni. And just place your hand wherever you bring your awareness in your body to check in with emotions. E lasciati mettere una mano in quel luogo nel vai per verificare il tuo livello emotivo. And then just feel the inhale and exhale of each breath, which brings us to the sensory motor level. Nota ogni inspirazione ed espirazione del respiro e questo ci porterà a livello sensomotorio, a livello del corpo. And imagine a friend or a loved one or even a client comes in and sits down opposite you. E lasciati immaginare che un amico o un conoscente o anche un cliente entra e si mette seduto di fronte a te.
And imagine that you feel like it's appropriate for you to do some state sharing of emotion with this client or person. E nota che è un momento opportuno per avere un'esperienza di stato condiviso con questa persona. And we're going to start with hard focus. E iniziamo ad esplorare, ma il focus quello più contratto, più duro. So imagine you're looking at this person like a specimen and you're studying them. Quindi immaginati di guardare quest'altra persona come se fosse una specie che tu stai studiando, Like a scientific investigation. come un'esplorazione, un'osservazione scientifica. And you look at every pore on their face and every wrinkle in their face. Scrutando ogni poro, ogni ruga del suo viso. You're watching every movement that they make, every breath. Scrutando ogni movimento che fa, ogni respiro, Every change in their musculature, their shoulders, their face. ogni cambiamento nella muscolatura, nelle sue spalle o nel viso. And just notice what kind of information you get about that person by studying them like a scientist. E nota quale tipo di informazione ti arriva di questa persona quando la studi come uno scienziato. Kind of physical information is the kind of information you seem to get. È una sorta di informazione fisica che sembri notare, ricevere. And then let's sit back in our chair. E poi assestiamoci un po' indietro, appoggiandoci sulla sedia. And experience them with soft focus. E faremo adesso un'esperienza del focus morbido. And just taking in their whole energy, perhaps their emotion. Permettiti di ricevere tutta la sua energia, le sue emozioni. And as an experiment, let's remember a time with a particular person that we felt completely and emotionally in contact with. Come esperimento, permettiti di ricordare un momento con una persona, un momento in cui ti sentivi veramente in contatto con questa persona. And what told you that you are state sharing or in connection with this person? E che cos'è che ti faceva sapere che eri in uno stato condiviso con questa persona? Was it the quality of their eyes or their facial expression or their voice? Era qualcosa nella qualità del suo sguardo, la sua espressione o il tono della sua voce, Could be their body language. oppure il suo linguaggio corporeo. What told you that you were intimately in connection with this other person? Che cos'è che ti faceva sapere di essere in connessione intima con quest'altra persona? The state of being in contact, experience of state sharing or unity. L'esperienza di essere in contatto, di condivisione di stato, di unità. And perhaps there was like a soft focus. E magari noti che in quel momento avevi come un focus, un'attenzione morbida. Where you're taking in a taste of your partner's experience. In cui ricevi come un assaggio dell'esperienza del tuo partner. Their hopes, their dreams, their longings. Le sue speranze, i sogni, gli aneliti.
their yearning, their emotion. le loro emozioni, i loro desideri. And just notice what happens in your body when you're in this experience of state sharing or unity. E nota cosa accade nel tuo corpo quando sei in questa esperienza di stato condiviso o di unità. How your body is different than it was in hard focus. Nota com'è cambiato, com'è diverso il tuo corpo adesso di quando eri nel focus più duro. Something about somatic resonance with this other person. C'è una sorta di risonanza somatica con quest'altra persona. The speed or energy of your body perhaps was matching in some way this person who you had intimate connection with. E la velocità, l'energia nel tuo corpo in qualche modo combaciava con quella di questa persona con cui eri in contatto. So just notice the feeling in your belly, your heart, your head when you're really in intimate connection with another human being. Nota la sensazione nella tua pancia, nel tuo cuore e nella tua testa quando sei veramente in una connessione intima con un'altra persona. Present moment presence. La presenza nel momento presente. So just study what the experience of being present in your body with another person is like. Permettiti di studiare l'esperienza di quando sei veramente presente con un'altra persona. Where you feel like those mirror neurons in your partner's body is lighting, the same pattern is lighting up in your own body. In cui senti addirittura che attraverso i tuoi neuroni a specchio ti si illuminano gli stessi sentieri neuronali dell'altro. And when del they tuo have partner. an emotion, you at the same time experience a little bit of the emotion that they're feeling. E se l'altro ha un'emozione, contemporaneamente tu ricevi un po' di questa emozione. Okay, so this is the third principle of sensory motor psychotherapy practice. Questo è il terzo principio della pratica della sensory motor. Which Principio is being in this intersubjective field, the state sharing with another person. Ed è quello di essere in questo campo intersoggettivo in condivisione di stato con un'altra persona. Okay, so we can begin to open our eyes. Quindi possiamo cominciare a riaprire gli occhi. And thank you very much for practicing with us. And we'll look forward to seeing you next time. Grazie di aver fatto questa pratica insieme a noi e ci vediamo la prossima volta. And sending lots of amore and aloha to all of you in Italia. E vi mandiamo un sacco di amore e di aloha. Okay, ciao ciao. Ciao.